Ciao a tutti. Il narcisismo maligno è una forma di psicopatia che sopraggiunge nel momento in cui l'individuo mostra, oltre che aspetti del narcisismo medio, anche un'assoluta assenza di rimpianto, di rimorso e di senso di colpa, fino ad arrivare ad una vera e propria ferocia mentale. Ricordiamo che il narcisismo maligno è una patologia psicologica che racchiude una combinazione estrema di narcisismo, comportamento antisociale, aggressività e sadismo. Il narcisista maligno è chiamato anche narcisista perverso o manipolatore perverso. La rabbia narcisistica può rivelarsi in vari modi, ma in tutti vi è una forma evidente di violenza. Questo accade quando il soggetto con personalità narcisistica si sente fortemente umiliato, trascurato e frustrato. Ma scopriamo assieme quali sono gli atteggiamenti preoccupanti attinenti al narcisismo maligno. Sono l'abuso infantile, la violenza domestica, la molestia sessuale, lo stalking, nonché il parricidio, l'omicidio e il terrorismo. Quest'ultimo viene segnalato come punto chiave nello studio degli omicidi di massa, omicidi sessuali e seriali. Alcuni studi sostengono che la rabbia narcisistica si scatena quando si altera o si scalfisce il senso dell'io che la persona si è costruita. La rabbia narcisistica può essere sia esplosiva che passivo-aggressivo. La prima si manifesta con esplosioni violente ma labili, come ad esempio attaccando la vittima verbalmente oppure prendendo a calci e pugni mobili e pareti. Tuttavia, a volte il contesto può sfociare nella violenza fisica. La rabbia passivo-aggressiva si manifesta in maniera meno evidente, ma ugualmente negativa, come ad esempio interrompere la comunicazione verbale come punizione, ignorare il soggetto che lo ha offeso oppure mettergli contro altre persone. Nel mio caso, il mio ex narcisista ha avuto nei miei riguardi scatti di rabbia furiosa sino ad arrivare a tentativi di violenza fisica. Un giorno ci eravamo recati al supermercato e solo per aver espresso un parere diverso dal suo mi lanciò addosso il carrello con la spesa, tanto da provocarmi diversi ematomi tra gli arti inferiori e l'addome. Si verificarono diversi episodi simili e quasi tutti dopo averlo smascherato, facendo presente che avevo compreso chi fosse realmente. Di questo ne parlo nel video Ho tolto la maschera al mio ex partner narcisista. Da sottolineare che il narcisista vive una realtà psicologica alquanto complicata, che implica il sostegno di un professionista e di un'appropriata terapia dove, ne parlo nel video, un narcisista può guarire con l'ipnosi e nel video il narcisista dallo psicologo e le fasi della terapia. Per ricevere le notifiche dei nuovi video iscriviti al canale e attiva la campanella.